Ti sei mai chiesta perché sembra che tu stia investendo così tanto in una relazione che non porta mai risultati? Quella sensazione di dare sempre te stessa, aspettando reciprocità, ma niente accade. È davvero impegnato emotivamente o sei sola in questo viaggio? Oggi, su emozioni e connessioni, andremo a fondo per identificare i segnali di un partner che non è allineato emotivamente. Cosa più importante, come puoi uscire da questo ciclo e dare priorità alla tua felicità. Immagina questo, sei su una barca, remando con tutta la forza, mentre l'altra persona non tocca nemmeno il remo. Ti sei mai sentita così? Una connessione dove sembra che solo tu stia cercando di far funzionare le cose? Quello che devi sapere, e questo è fondamentale, è che il rispetto e l'amore iniziano con te. Capire i comportamenti che rivelano questa mancanza di impegno è il primo passo per cambiare la tua realtà. Dopotutto, perché accontentarsi di meno di quello che meriti? Quindi preparati. Perché oggi non parleremo solo di relazioni, parleremo di te, delle tue scelte, del tuo valore e di ciò che meriti veramente vivere. Hai mai notato che alcune dimostrazioni di affetto vengono con un'etichetta invisibile di prezzo? Sembra affetto, sembra cura, ma, in fondo, senti che c'è qualcosa che non va. È affettuoso solo quando ha bisogno di qualcosa? Forse supporto emotivo, convalida o anche intimità? Pensaci per un momento, il suo affetto è costante o appare solo quando gli fa comodo? Perché l'amore genuino non funziona così. Non è una moneta di scambio. Ecco una domanda importante. Come ti senti quando noti che il suo affetto dipende dalle circostanze? È qualcosa che scalda il cuore o lascia quel peso fastidioso, quella sensazione di essere usata? Il vero amore è un fiume che scorre, non un rubinetto che qualcuno apre e chiude quando vuole. Se devi chiederti lo farebbe per me se non avesse bisogno di qualcosa, abbiamo già un segnale di allarme. Quindi, fai questa analisi. Osserva. L'affetto che ricevi è sincero o condizionato? Perché meriti molto di più di un amore che appare solo quando è conveniente per l'altro. E sai qual è la cosa più dolorosa in tutto questo? È che, spesso, questo tipo di comportamento può farti dubitare del tuo valore. Cominci a pensare che devi fare qualcosa per meritare il suo affetto, come se l'amore dovesse essere conquistato ogni giorno. Ma lascia che ti ricordi una cosa. L'amore non è una performance. Non devi dimostrare di essere degna di affetto. Il vero amore arriva senza condizioni, senza richieste nascoste. Quando ti rendi conto che stai cercando di essere amata più di quanto stai cercando di essere felice, è ora di fermarti e rivalutare chi davvero è al tuo fianco. Quante volte hai sentito dire, ti prometto che cambierò o credi in me, questa volta sarà diverso? Queste parole sembrano dolci, quasi un sollievo temporaneo, vero? Ma quando i giorni passano e nulla cambia, cosa rimane? Una promessa vuota, e il vuoto che lascia. Adesso fermati un attimo e chiediti, crede davvero a ciò che dice, o sta solo dicendo ciò che vuoi sentire? Perché le promesse senza azioni sono come castelli di sabbia belli da vedere, ma crollano al primo contatto con la realtà. E mentre aspetti quel futuro migliore che lui ha tanto descritto, il presente diventa una catena di delusioni. Hai mai pensato quante volte hai dato un'altra possibilità, basata solo sulla speranza che le sue parole, questa volta, fossero diverse? Ecco il punto cruciale, gli impegni veri sono accompagnati dalle azioni. Quindi osserva. È davvero disposto ad agire, o le sue promesse servono solo a tenerti legata a lui? Perché le parole vuote possono tenerti prigioniera, ma non ti faranno mai andare avanti. E ciò che fa ancora più male è rendersi conto che, mentre credi in queste promesse, lui sembra a suo agio in un ciclo di inerzia. Sa esattamente cosa dire per calmarti, ma mai abbastanza per provocare un vero cambiamento. Ed è qui che devi chiederti, quanto tempo della tua vita sei disposta a investire in un futuro che esiste solo nelle sue parole? Perché ogni promessa non mantenuta è, in realtà, una scelta. Una scelta di non agire, di non metterti al primo posto, di non fare in modo che ciò che è stato detto diventi realtà.
E questo parla molto più forte di qualsiasi bel discorso. Parla del futuro con te, dipinge scenari incredibili, viaggi, una vita insieme, grandi progetti che fanno battere il tuo cuore. Ma quando è il momento di trasformare le parole in azioni, tutto rimane sulla carta, o peggio, solo nell'aria. Hai mai vissuto questo? La promessa di un domani perfetto che non si avvicina mai alla realtà. Ora, fermati e pensa, se questi piani sono così importanti, perché non vanno mai oltre le parole? È paura? Disinteresse? O forse sta usando queste parole come un paravento per tenerti accanto a lui senza dover davvero impegnarsi? La realtà è semplice ma potente. I sogni senza azioni non sono sogni, sono scuse travestite. E ogni giorno che passi aspettando che qualcosa accada è un giorno in cui potresti essere al fianco di qualcuno che è davvero pronto a costruire qualcosa con te. Meriti di più delle promesse vuote di un futuro perfetto. Meriti un presente pieno di azione, movimento e intenzione. Quindi guarda i suoi piani. Sono reali? O sono lì solo per farti aspettare qualcosa che lui non ha mai avuto l'intenzione di realizzare? È facile rimanere intrappolati nell'idea di un futuro idealizzato, soprattutto quando sai esattamente cosa dire per tenere viva la fiamma. Ma in fondo, sai che le parole non costruiscono una vita. Parlano del futuro, ma nulla cambia nel presente. Meriti qualcuno che abbia lo stesso entusiasmo di agire ora, che sia disposto a fare passi concreti, anche piccoli, per far diventare questi piani realtà. Il tempo è prezioso e, più aspetti qualcosa che non arriva mai, più perdi la possibilità di vivere l'amore che davvero meriti, con qualcuno che è pronto a camminare al tuo fianco. Ehi, se ti sta piacendo questo contenuto e ti stai connettendo con ciò di cui stiamo parlando, approfitta subito e iscriviti al canale Emozioni e Connessioni. Qui parliamo di come costruire relazioni più profonde, sane e piene di verità. Non perdere nessuna novità, iscriviti ora e attiva la campanella. Cresciamo insieme in questo cammino di autoconoscenza e connessione autentica. Ti sei mai sentita come se fossi l'unica persona che investe emotivamente in una relazione? Come se lui fosse sempre lì a chiedere supporto, a condividere i suoi problemi e, quando arriva il tuo turno, lui semplicemente non è lì. Se hai vissuto questa situazione, allora sai quanto fa male rendersi conto che, invece di una relazione equilibrata, ti trovi in un monologo emotivo. Lui riversa su di te le sue frustrazioni, le sue paure, le sue ansie, ma quando hai bisogno di qualcuno che ti ascolti, diventa distante. Dov'è la reciprocità? Dov'è lo spazio per te, per le tue emozioni e necessità? Quando lui parla solo di sé e non si rende mai disponibile ad ascoltarti, la relazione diventa un luogo unidirezionale. Ora, pensaci, come ti senti dopo queste conversazioni? Esaurita? Sovraccarica? Come se stessi portando il peso emotivo di entrambi senza ricevere nulla in cambio. Questo è un segnale di allarme. Quando la conversazione diventa un monologo e ti ritrovi sempre nel ruolo di ascoltatrice, forse è il momento di riconsiderare cosa stai realmente ricevendo da questa relazione. E la cosa più frustrante è che lui sembra sempre avere una ragione per non essere disponibile per te, anche quando hai bisogno di supporto. Forse giustifica dicendo che è occupato o che capisci, ma nel profondo sai che sta ignorando le tue necessità emotive. Nel frattempo, continua a scaricare le sue difficoltà su di te, senza mai mostrare la stessa disponibilità ad ascoltare, comprendere o supportare. Quando l'equilibrio è così sbilanciato, dove rimane il tuo spazio? Cosa succede quando hai bisogno di qualcuno con cui condividere le tue gioie, le tue sfide, le tue insicurezze? Non è giusto che ti perda nelle sue parole, senza che ci sia la stessa apertura ed empatia quando arriva il tuo turno. Ti sei mai accorta di come le sue parole possano ferire più di qualsiasi azione? Lui ha sempre qualcosa da dire su di te, sui tuoi errori, su cosa non hai fatto bene, ma, in fondo, queste critiche sono davvero per aiutarti a crescere o solo per sminuirti? Quando inizia a indicare le tue mancanze in modo negativo, non solo distruggi la tua autostima, ma ti fa mettere in dubbio chi sei veramente. Cominci a chiederti, sono davvero così?
Sono io il problema? Ora, pensaci, queste critiche ti stanno dando potere o ti fanno solo sentire meno? Ti sfida a migliorare o ti fa dubitare delle tue capacità? Quando qualcuno ci tiene davvero a te, ti aiuta a migliorare, ma sempre in modo costruttivo, con empatia. Se quello che ricevi sono parole che feriscono e svalutano, è il momento di riflettere. Meriti qualcuno che veda il tuo potenziale e, cosa più importante, che ti aiuti a vederlo anche tu. A volte, può anche mascherare queste critiche sotto forma di consigli o preoccupazione, ma, in fondo, sai che non si tratta di aiutarti, ma di sminuire chi sei. Questo comportamento mina la tua fiducia poco a poco, facendoti credere che non sei mai abbastanza, che c'è sempre qualcosa che non va in te. Può anche convincerti che queste parole siano per il tuo bene, ma alla fine ti senti esausta, senza lucentezza, come se fossi costantemente alla ricerca dell'approvazione di qualcuno che non è mai davvero soddisfatto. Quindi, quando qualcuno ti ama veramente, ti spinge a essere la migliore versione di te stessa, senza critiche distruttive, senza svalutare le tue qualità. Ti rafforza, non ti indebolisce. Hai mai notato la sua reazione quando condividi una tua conquista? Che sia una promozione al lavoro, una vittoria personale o anche un piccolo passo verso i tuoi obiettivi, come reagisce? Senti che si preoccupa davvero o la sua risposta è fredda e distante, come se le tue vittorie non avessero alcuna importanza per lui? La verità è che, quando qualcuno ti ama veramente e ti supporta, si sente orgoglioso di ogni passo che fai, indipendentemente dalle dimensioni. Celebra le tue conquiste come se fossero anche le sue, perché riconosce l'importanza di ogni vittoria che ottieni. Ma cosa succede quando non c'è questo entusiasmo? Quando la scintilla nei suoi occhi svanisce e ti senti, ancora una volta, ignorata o invisibile? Come ti senti quando condividi le tue conquiste con lui? Ti senti valorizzata o semplicemente trascurata? A volte, il segnale più grande di disinteresse non sta nelle parole, ma nell'assenza di esse. Non ti chiede dei tuoi sogni, non festeggia le tue vittorie e, molte volte, non si accorge nemmeno dello sforzo che hai messo per raggiungere ciò che è importante per te. Questa mancanza di interesse non solo fa male, ma segnala qualcosa di molto più grande: la relazione non è su di te. E quindi, la domanda rimane nell'aria: stai investendo in qualcuno che si preoccupa davvero del tuo crescere? Quando condividi una conquista, speri di essere vista, non solo come una compagna, ma come una persona unica, con un cammino tutto suo. Vuoi essere riconosciuta, sentire che lo sforzo ha avuto valore. Ma quando lui non dimostra nemmeno un briciolo di entusiasmo, qualcosa dentro di te comincia a spezzarsi. Dopotutto, come può una persona che dice di amarti ignorare i tuoi successi, le tue piccole vittorie o anche le sfide che hai superato? E di più, quando il disinteresse è costante, inizi a chiederti: si preoccupa davvero di chi sei o solo di quello che puoi fare per lui? Questo vuoto nella sua risposta potrebbe riflettere una relazione in cui il supporto genuino e il rispetto per la tua crescita personale semplicemente non esistono. Hai mai notato che è sempre occupato quando hai più bisogno di lui? Cominciano a comparire le scuse: oggi non posso, ho qualcosa di importante da fare o sono stanco, rimandiamo. E quando è comodo per lui, eccolo pronto a comparire. Ti sei mai chiesta: come fa ad essere così disponibile per tutto e per tutti, ma mai per te nei momenti che contano davvero? Forse appare solo quando la situazione è favorevole a lui e scompare quando le cose si fanno difficili? Chi ti ama veramente, chi ti valorizza e valorizza la relazione, non ti lascerà mai sola nei momenti più difficili. Sarà la persona che ti supporta, anche se non è il momento migliore per lui. Se la sua presenza c'è solo nei momenti belli, senza la volontà di affrontare le sfide al tuo fianco, è il momento di riflettere. Il vero amore non è selettivo, e nessuno che ti ama veramente sarà disponibile solo quando gli conviene. Allora, cosa stai aspettando per dare valore alla tua disponibilità e chiedere lo stesso in cambio? Quando lui appare solo nei tuoi giorni buoni, manda un messaggio silenzioso, ma potente: non è impegnato come te. L'amore, l'amicizia, la vera partnership si manifestano nei momenti difficili,
Quando il supporto non è solo un gesto, ma una necessità. Pensa bene, in una relazione, meriti qualcuno che sia al tuo fianco, che sia disposto a uscire dalla propria zona di comfort per supportarti, anche quando le cose non sono facili. Quindi, se la sua presenza è intermittente, se si avvicina solo quando gli conviene, non stai affrontando un partner, ma qualcuno che non ha ancora capito il valore di una connessione vera. E quindi la domanda resta: sarà al tuo fianco quando avrai davvero bisogno? Quante volte ti ha detto che sarebbe stato onesto con te, ma subito dopo ha nascosto qualcosa o, peggio ancora, ha mentito? Parole bellissime, promesse che sembrano perfette, ma che svaniscono non appena lui agisce in modo completamente diverso. Ti assicura che è impegnato, ma nelle sue azioni percepisci l'assenza, la mancanza di impegno, la distanza. Come ti senti quando ciò che dice non corrisponde a ciò che fa? Cominci a mettere in dubbio la tua realtà, chiedendoti se ciò che dice è solo per farti piacere, o se ha davvero l'intenzione di essere sincero. Questa mancanza di coerenza è più comune di quanto sembri, e ciò che provoca è una confusione emotiva in te. Diventa difficile fidarsi di ciò che dice, perché, ogni volta, lui rompe la fiducia con un altro gesto contraddittorio. La lezione qui è chiara: le azioni parlano più delle parole. Non cadere nella trappola delle promesse vuote. Se ti dice che è sincero, ma le sue azioni non lo dimostrano, è il momento di cominciare a fidarti di ciò che fa, non di ciò che dice. Ti sei mai trovata a cercare di capire perché ti promette di essere trasparente, ma sembra che le sue parole e le sue azioni non si allineino mai? Ti assicura che è impegnato, che cambierà, ma nella pratica tutto rimane uguale o addirittura peggiora. Ogni volta che dice una cosa e ne fa un'altra, la tua fiducia viene erosa, e ciò che prima sembrava solido inizia a sgretolarsi. E ti chiedi: come posso fidarmi di qualcuno le cui azioni non corrispondono mai alle sue parole? Quando le promesse non vengono mantenute e il comportamento è contraddittorio, ciò che hai davvero è un'incertezza costante. In fondo, sai che meriti di più, qualcuno le cui parole e azioni siano sempre in sintonia. Non farti ingannare dalle parole vuote, perché alla fine è la coerenza delle azioni che determina se lui è davvero impegnato con te. Ti sei mai chiesta se stai ricevendo l'amore che meriti davvero? Una relazione sana non si costruisce solo con le parole, si costruisce con azioni coerenti, rispetto e, soprattutto, reciprocità. E se alcuni dei segnali che abbiamo discusso oggi sono presenti nella tua relazione, forse è il momento di riflettere: questa relazione sta davvero contribuendo al tuo benessere o sta prosciugando la tua energia e autostima? Ricorda, meriti di essere amata per ciò che sei, non come una seconda scelta, né come una soluzione temporanea per qualcun altro. Ora, chiediti: ti sei messa come priorità? L'amore che desideri deve iniziare da te stessa, dal modo in cui ti valorizzi, ti prendi cura di te e ti rispetti. Sei la base di tutto, e senza questa base solida, ciò che si costruisce intorno non ha stabilità. Voglio sapere: queste situazioni di cui abbiamo parlato sono già accadute con te? O hai notato qualcosa di simile in qualche relazione? Vieni a condividere le tue storie nei commenti, riflettiamo insieme e impariamo. E, naturalmente, se non ti sei ancora iscritta al canale Emozioni e Connessioni, non perdere altro tempo. Iscriviti ora e attiva le notifiche per non perdere nessun contenuto che potrebbe trasformare il tuo modo di vivere le relazioni. Alla prossima video!